bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovissimo tutorial di una borsa abbastanza grande, elegante e anche molto semplice, con un nuovo punto, il punto spiga, che ancora io non avevo avuto l'occasione di mostrarvi. Tutti i materiali che serviranno per la realizzazione di questa borsa li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove come al solito vi invito a dare un'occhiata perché ci sono tantissime novità autunnali. Iniziamo subito il nostro tutorial. Tutti i materiali che ci serviranno per realizzare questa mia nuova pochette la trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete ovviamente non solo ciò che vi mostro, ma tantissime altre varianti e tipologie. Per esempio, utilizzerò questa base 30 cm x 10, io la utilizzerò nera, ma sul sito la trovate di altri colori, altre misure, altre forme, di tutto. Utilizzerò questi manici, sono dei manici dorati diametro 10, anche questi trovate la variante più piccola. Io utilizzerò la fettuccia verde in licra, ma anche qui la varietà che c'è da Tutti a Mano Luisa è incredibile, perché ce ne sono veramente di tutti i tipi, ce n'è in cotone, in velluto, setata, per cui tra fettucce e cordoncini vi potete veramente sbizzarrire. Utilizzerò pure una chiusura per metterla all'interno, per avere una chiusura più completa e migliore della borsa. Per quanto riguarda gli uncinetti, che anche questi trovate sul sito, io utilizzerò per il primo giro il numero 3,5, sempre solamente per il primo giro. Per tutto il resto della lavorazione andremo a lavorare con il numero 6, per cui non ci resta altro che iniziare subito il nostro tutorial. Iniziamo subito con la nostra lavorazione. Iniziamo dal lato corto, dobbiamo andare sul foro centrale con l'uncinetto numero 3,5, facciamo il nostro cappiettino, entriamo con l'uncinetto la nostra metà, prendiamo l'asolina e la facciamo fuoriuscire. La allunghiamo quel tanto che basta che arrivi comodamente sull'altro foro. Entriamo, estraiamo, lo allunghiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Facciamo la stessa cosa su quello successivo. Entriamo, estraiamo, lo allunghiamo quel tanto che punto bassissimo e facciamo la stessa cosa per tutti i fori successivi. Quello che vi voglio raccomandare è che durante questo primo giro la cosa importante è di non farli troppo stretti e troppo fitti, perché altrimenti il lavoro si imbarcherà, per cui poi la borsa assumerà una forma assolutamente sbagliata. Per cui ci rivediamo non appena arriviamo esattamente a questo punto. Siamo arrivati al penultimo punto. Io ho già tagliato il filo, perché adesso vedrete cosa bisogna fare. Ci inseriamo al solito, tiriamo, facciamo l'ultimo punto, a questo punto sfiliamo, ecco perché ho già tagliato, e dobbiamo andare a creare la nostra asola di chiusura, per cui andiamo nel primo punto effettuato, facciamo passare al di sotto il nostro filo, andiamo invece nell'ultimo punto lavorato e ci inseriamo qui in mezzo, prendiamo il filo e lo facciamo passare, ed ecco creata la nostra asola di chiusura. Non è finita qui, giriamo, prendiamo l'ultimo foro e facciamo passare, ecco anche perché bisogna utilizzare un uncinetto piccolo, aspettate, facciamo da questa parte che viene meglio, prendiamo e lo facciamo passare qui, ed ecco creata la nostra asola di chiusura. Non si vede neanche più dove è iniziato e finito il giro. A questo punto poi con dei nodini lo possiamo fissare, possiamo anche decidere di cucirlo eccetera, io poi lo farò passare qui all'interno. Intanto noi continuiamo la nostra lavorazione, abbandoniamo questo uncinetto e prendiamo il numero 6, riprendiamo la nostra fettuccia, cappiettino, e iniziamo dal centro, sempre al solito, ci inseriamo, cappiettino, e iniziamo
a lavorare in costa per tutto il perimetro, però dobbiamo stare attenti all'angolo, dobbiamo cominciare degli aumenti per evitare sempre che la borsa si possa imbarcare. Per cui, fatto il primo, facciamo anche il secondo punto, arrivato al terzo facciamo il nostro punto basso in costa, una catenella, punto successivo, punto basso, catenella e di nuovo punto basso. E così abbiamo creato il nostro aumento. A questo punto, superato l'angolo, continuiamo a procedere tranquillamente e ci rivediamo a questo punto per il prossimo aumento. Siamo arrivati all'altro angolo, per cui facciamo la stessa cosa, quindi punto basso, catenella, un altro punto basso nel punto seguente, un'altra catenella e possiamo proseguire fino al successivo angolo. 1, 2 ed eccoci arrivato al successivo angolo, per cui punto basso, sempre in costa mi raccomando, una catenella, un punto basso, una catenella e si prosegue. Non vi preoccupate perché adesso sembra che si stia imbarcando, ma non appena andiamo a fare gli altri punti, grazie anche agli aumenti, ci sarà la forma corretta. Ci rivediamo a questo punto alla fine del giro. Adesso andremo a realizzare, abbiamo chiuso con punto bassissimo, una catenella e andremo a fare tutto intorno tutti dei punti bassi su tutte le maglie disponibili, non più in costa, lavorando normalmente. Per cui questo sarà il nostro risultato. Mi raccomando di andare a prendere i nostri aumenti che abbiamo eseguito, che sarebbero le catenelle, per cui su tutto il giro, visto già come comincia a formarsi il nostro discorso, per cui ci rivediamo non appena siamo arrivati alla fine del giro. Abbiamo terminato il nostro secondo giro. A questo punto iniziamo la spiegazione del punto spiga. Solita catenella iniziale, iniziamo con un punto basso nel punto sottostante. Sul punto successivo andiamo a fare un punto canestro, ovvero andiamo a puntare alla base del secondo punto, quindi non qui ma qui. E poi andiamo a fare un punto canestro sul punto che abbiamo fatto precedentemente. Ora lo facciamo insieme un paio di volte. Ed ecco che si comincia a formare il nostro punto. Punto successivo puntiamo normalmente e facciamo un punto basso. In quello successivo andiamo alla base e facciamo un punto basso. Torniamo indietro alla base però e facciamo un altro punto basso. Ed ecco che si sta formando. Andiamo avanti. Tanto è sempre uguale, però magari lo facciamo insieme un altro paio di volte, per cui punto successivo normalmente un punto basso, in quello seguente un punto canestro per cui preso alla base, torniamo indietro a punto canestro sul punto che abbiamo fatto prima e un altro punto basso. Ed ecco, ora lo facciamo insieme l'ultima volta. Quindi punto successivo, punto basso normale, in quello seguente andiamo alla base e torniamo indietro su quello appena effettuato, ma sempre andando alla base. Ed eccolo qua. A questo punto ci rivediamo non appena siamo arrivati alla fine del giro. Iniziamo adesso il secondo giro. Intanto chiudiamo a maglia bassissima sul primo punto che abbiamo fatto del giro precedente, la solita catenella.
Adesso guardiamo attentamente i punti. Prima di questa, infatti si chiama spiga perché ricorda un po' una spiga, di questo punto obliquo ce n'è un altro. Noi dobbiamo puntare su questo precedente e facciamo un punto basso. Andiamo in questo foro che si è creato qui dentro e facciamo un punto canestro, cioè andiamo alla base. Sostanzialmente è come quello del giro precedente. Ritorniamo indietro e entriamo qui dentro e facciamo il punto basso. Andiamo avanti. Qui c'è il nostro punto obliquo e noi puntiamo su quello precedente. Puntiamo qui, saltiamo questo e andiamo in quello successivo alla base. Torniamo indietro e facciamo un punto basso preso alla base. Ne facciamo un altro insieme. Punto, qui, salto questo e vado alla base del successivo e torno indietro in quello appena eseguito. Ed ecco che comincia a formarsi il motivo della borsa. Lo rifacciamo insieme per l'ultima volta e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi punto basso nella maglia successiva, saltiamo questa e andiamo alla base del successivo. Infine si torna indietro e si va sempre alla base del punto precedente. E così via. Sembra difficile, ma nel momento in cui ci prendete la mano sarà veramente molto facile, poi ha veramente un bel effetto. Io, come vedete, ancora sto lavorando al contrario come al mio solito. Adesso proviamo a rigirare il lavoro. Visto, sta assumendo la solita forma ed ecco quello che verrà fuori. A questo punto possiamo continuare a far salire la borsa. Al solito io mi fermerò intorno ai 22 cm per poi vedere insieme come procedere per iniziare a cucire i manici. Ho raggiunto l'altezza desiderata ed esattamente 22 cm. A questo punto io ho diviso la borsa a metà, ho messo dei marcapunti e poi ho preso ulteriormente esattamente la metà di ogni lato, perché in questo preciso punto dobbiamo adesso inserire il nostro manico ed esattamente faremo così. Siamo arrivati al punto. Adesso faremo dei giri di punto bassissimo. Esattamente io ne farò 3. 1, 2 e 3. Prendo uno dei due manici, mi metto in questo esatto modo e continuo il motivo del punto spiga. Quindi 1, vado qui in mezzo, sempre devo incastrare il mio manico e anche il punto obliquo, se vi ricordate la sequenza, quindi io la continuo solamente per incastrare il nostro manico. Per tutti i punti seguenti io farò dei punti bassissimi, per cui faccio il punto obliquo. La sequenza la ripeto 3 volte dentro il manico, quindi la prima l'abbiamo fatta, andiamo alla seconda. Adesso il marcapunti lo posso anche togliere, quindi seconda sequenza, 1, 2 e il punto obliquo. Facciamo l'ultima sequenza, 1, 2 e il terzo obliquo.
E così noi abbiamo incastrato il nostro manico e comunque abbiamo in questo punto esatto continuato il motivo, mentre qui creeremo una sorta di contorno. Finite queste 3 sequenze, continuiamo a punto bassissimo. Vi faccio vedere un attimo come viene e questo sarà il risultato. A questo punto ci rivediamo per fare insieme anche il secondo manico. Siamo arrivati al punto di iniziare il secondo manico e faremo anche qui 3 sequenze di punti, cioè i punti che creeranno la spiga. Fino a questo punto abbiamo fatto punto bassissimo, prendiamo il nostro secondo manico e iniziamo a incastrarlo all'interno. 1, aspettate che forse ancora no, devo fare l'ultimo punto bassissimo. Ecco, adesso inseriamo il nostro manico, quindi 1, 2 e punto obliquo, e questa è la prima sequenza. Facciamo anche la seconda, possiamo togliere già il nostro marcapunti, ma non ci serve più, quindi iniziamo la seconda sequenza, 1, 2 e 3, ed infine la terza, 1, 2 e 3, ed ecco, faccio qualche punto bassissimo e guardiamo insieme il risultato. Ed ecco, perfettamente centrato. Mi piaceva che il motivo continuava. Adesso arriviamo fino al nostro punto di arrivo, che è qui. Chiudiamo con un'asola di chiusura come vi ho fatto vedere all'inizio e se volete possiamo cucire la calamita all'interno, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato il tutto. Ed ecco la nostra borsa completata. Ho inserito la calamita per finire. Il quantitativo di fettucce alla fine è 750 grammi. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi se avete delle difficoltà o avete qualche domanda da pormi. Vi rinnovo l'invito a dare un'occhiata al sito Tutti a Mano Luisa e ci vediamo alla mia prossima creazione.